Good morning guys, Five World Explorer here. We're still in Arezzo and today we're gonna interview our friend Andrea. And he's a very famous osteopath. Ok. Questo è già un buon inizio, come vedete, e Luca è scappato. Luca, vieni qua. Luca, non ti fa niente? Luca, ti faccio un massaggio. Allora, cominciamo da un altro. Cominciamo da Masti, facciamo l'esempio con un adulto. Un cristiano. Allora, bisognerebbe che ti spogliassi. Guarda Luca, guarda, it's doing to me. Mettiti qua. Prima di cominciare, Allora, Andrea, dici come cominciamo, come credo di fare l'osteopatia. Io sono osteopata dal 2002 praticamente. Quindi sono passato, dal 2002 ho preso il diploma, però ho lavorato anche prima, quindi praticamente sono 20 anni, 19 anni che faccio l'osteopata. Sempre qui a Arezzo. Sempre in questo posto qui. Nello stesso studio. Perfetto. 19 anni chiuso qua dentro. E sei molto famoso perché ti conoscono da tutte le parti d'Italia, perché sei molto bravo. L'Italia? No, è vero, l'Italia. Fai il modesto. No, faccio. Io ogni tanto gli mando pazienti perché lo conosco. Appena mi chiedono gli dico andate da Andrea. Ora abbiamo il video, quindi possiamo far vedere. E noi, dovete sapere, ci siamo conosciuti alla scuola di medicina cinese a Firenze. Sì, perché io ho fatto i 3 anni di università di fisioterapia, poi dopo ho fatto i 7 anni di osteopatia a Roma e poi andai alla scuola di medicina cinese di Firenze e conobbi Massimiano. E era il lontano 2000 2004-2005. Sì. Ci siamo conosciuti al corso di massaggio cinese di Tuina. Io andai in Cina da solo la prima volta, senza di lui doveva venire e la prima volta non è venuto. E poi la seconda volta mi ha convinto lui, siamo andati in Cina insieme un'altra volta. Sì. I compagni di Cina. I compagni cinesi. Allora, lo scopo dell'osteopatia è quello di ricercare nel corpo delle tensioni biomeccaniche che possono essere di tipo articolare, muscolare, fasciale, che hanno un'influenza sulla biomeccanica generale del corpo che genera poi a sua volta disfunzioni vascolari, ormonali, a seconda di dove sono localizzati i punti di blocco. Si può agire sul sistema vascolare, sul sistema ormonale per riequilibrare da un punto di vista sia biomeccanico che osteoarticolare il paziente, insomma. Si può fare su bambini, su adulti, su donne in gravidanza, si può fare su donne prima del parto, per trovare se ci sono delle tensioni meccaniche che poi possono pregiudicare il parto, pregiudicare i postuli del parto, quindi si può fare su tutti. Chiaramente sui bambini si utilizzano tecniche differenti perché se si trattano bambini che sono neonati, per esempio, si fanno trattamenti molto più dolci sul sistema fasciale del cranio, tutti i meccanismi di pressione e rilasciamento su dei punti. Se si trattano adulti o bambini anche un po' più grandi si possono fare tecniche vertebrali, articolari, normalmente, come si tratta un adulto. L'unico sono i neonati che si fa un trattamento molto più semplice. Lui verrebbe considerato un adulto o un bambino come trattamento? Lui lo posso trattare come un adulto. Te c'hai qualche dolore, qualche sintomo, qualcosa? Cioè ti fa male la spalla, ti fa male la testa, ti fa male la schiena? No. C'ho uno freddo. Il raffreddore? Sì. Raffreddore. Non è... Quello perché babbo ha fatto questo. Sì, ha fatto bene, ha bloccato i punti del polmone, vedi? Sì. Allora io ti guarderò da un punto di vista di come si muovono le articolazioni. Cosimo, lo scopo è quello di liberare dei punti che sono rimasti bloccati nel corpo per essere più elastico. E come mai si bloccano? Le cause possono essere di più tipi, possono essere traumi, quindi lui cade, batte la... Mi si è rotto un braccio. Sì, una frattura, può essere un evento climatico, chiaramente, Sì, questo ritorna alla l'umidità. medicina cinese con l'influenza dell'umidità, del freddo, che possono bloccare le articolazioni, può essere un evento emotivo, quindi un aspetto emotivo che può bloccare poi la mobilità dell'addome, della respirazione, e quindi di conseguenza delle articolazioni come conseguenza,
oppure anche alimentare se ci sono disfunzioni alimentari particolari, persone che sono in uno stato di obesità oppure in uno stato anche in contrario. Sì, troppo magri, cioè persone denutrite che possono avere un deficit della forza, dell'energia, che come conseguenza ha il risultato dei blocchi in alcuni punti. Luca. Allora, ora Cosimo, te stai rilassato, ti cerco nelle articolazioni se ci sono dei punti che sono bloccati nelle vertebre. Te guarda bene, che dopo lo faccio a te. Allora, lasciati rilassato, non aver paura. Bravissimo. Fatto. Allora, una manipolazione di questo tipo qui, no? Allora, lui non è un blocco primario, non è che lui ha avuto un trauma antico qui che ha bloccato la mobilità delle vertebre cervicali, però un blocco, per dire, delle articolazioni cervicali primario che si è verificato per un evento. E magari una persona viene da te perché ha problemi da altre parti, però l'origine era magari questo. Questo blocco qui può generare, secondo diciamo i principi dell'osteopatia, diversi tipi di problemi. Per esempio, potrebbe creare una irritazione dei gangli cervicali che crea una diminuzione del flusso di sangue alle arterie carotidi o vertebrali, quindi può avere disturbi anche di tipo cognitivo, può avere disturbi di tipo di equilibrio se sono le arterie vertebrali che hanno una riduzione di calibro dal flusso di sangue. Poi può provocare, questo da un punto di vista vascolare, da un punto di vista neurologico può provocare una compressione dei nervi del plesso brachiale che innervano praticamente tutto il braccio, quindi praticamente potrebbe aver avuto sintomatologie di parestesie, formicolii al braccio, riduzione della forza, difficoltà motorie nel muovere le mani e magari il problema meccanico era nella parte cervicale. Da un punto di vista ormonale potrebbe aver avuto un effetto, se si bloccano le arterie vertebrali, la prima, la seconda, la terza vertebra cervicale, potrebbe avere una riduzione del flusso di sangue anche all'ipofisi, cioè le diramazioni delle carotidi irrorano l'ipofisi, quindi di conseguenza potrebbe aver avuto una persona anche delle difficoltà ormonali per un blocco cervicale. Più potrebbe aver avuto incidenti di testa, mal di testa, nausee, tante cose, non il caso suo chiaramente. Certo. Quelle sono tutte possibili cause, cioè possibili conseguenze di un trauma cervicale, un blocco meccanico della cervicale. Lo scopo è ricercare una problematica di mobilità. Lasciati rilassato. Ovviamente lui ora cosa sta facendo? Sta sentendo i muscoli paravertebrali e la mobilità delle articolazioni fra le vertebre. Sì, questo è un test di pressione che magari nell'abitudine quotidiana ho sviluppato. Per esempio, lui qui c'è un punto, un'articolazione tra la quinta o la sesta vertebra dorsale e le coste che è bloccata dal lato destro e ora glielo sblocco. Potrebbe tornare col discorso polmonare che aveva avuto. Infatti qui ci sono i punti sciù del polmone. Sì. In questo caso lui ha il raffreddore e difatti le due pratiche, sia l'osteopatia che la medicina cinese, si intersecano molto. Certo. Diciamo che se si vuole spiegare bene l'intersecazione tra medicina cinese e osteopatia, diciamo che l'osteopatia, cioè io sono osteopata, ho fatto anche la scuola di medicina cinese, però bisogna dire la verità, la medicina cinese è quella più completa in assoluto di tutti. Io lavoro come osteopata, però sicuramente la medicina cinese ti dà... molto spesso. Diciamo che secondo me il concetto che è mio, cioè che ho sviluppato io, è che l'osteopatia potrebbe essere una tecnica della medicina cinese. Potrebbe essere una tecnica, una delle tecniche della medicina cinese, che ha un concetto occidentale di vascolare, neurologico e ormonale, però la medicina cinese ci arriva con altri sistemi al discorso vascolare, ormonale e neurologico, quindi alla fine potrebbe essere una tecnica
che potrebbe rientrare secondo me nella medicina tradizionale cinese. Però il fatto che hai la conoscenza di entrambe ti dà, diciamo, Certo, un aiuto in più perché da un punto di vista biomeccanico io posso fare le manipolazioni e i test con la tecnica di osteopatia. Da un punto di vista energetico posso fare una tecnica di riequilibrio energetico seguendo il concetto dei meridiani, dei punti e delle disfunzioni energetiche della medicina cinese. Rilassato. Così ora ti si sblocca questo raffreddore per bene e ti passa. Ok, fermo. Ok, bravissimo. Però me lo ride. Does he have to crack everything, Mom? Yeah. Poi questa qui è una tecnica sulla colonna, poi si possono fare tecniche sul cranio, sui visceri. Ecco, vedo che lui si sta preparando. Sì, ora Luca si sta preparando. Vedo che lui si sta preparando. funzionato. Ok, allora, penso che Cosimo il problema era nella zona del polmone destro e hai azzeccato la diagnosi. Bravo, ma Vai. ce l'hai ancora. È vero. Luca, non ti faccio crack. No cracks. No crack. Ok? Oh. He needs to lay down and he just feels it, okay? Yesterday you wanted that they check your bone. He's gonna check your bone. Oh, bravo. Lui viene considerato un bambino. Sì, lui viene considerato un bambino. Allora, ti dico la verità, sinceramente. Sì. Alla scuola di osteopatia che ho fatto, tante scuole di osteopatia, ti dicono le manipolazioni vertebrali al bambino non vanno fatte, eccetera. Perché si pensa alla struttura della vertebra che ancora non è saldata completamente. Allora, seguendo la fisiologia della colonna vertebrale, le manipolazioni vertebrali si possono fare anche ai bambini, almeno nella mia esperienza. Io l'ho sempre fatto e i bambini hanno sempre avuto beneficio. L'unica cosa che bisogna che abbiano un evento traumatico, cioè L'altra volta noi, difatti ha detto questa cosa, è giusto ricordare, noi siamo venuti senza fare il video e lui si era fatto male al piede, Andrea gli ha fatto una manipolazione e lui dopo stava benissimo. è vero, ma quando è successo? Era più piccolo. L'anno scorso. Era un anno più piccolo, quindi lui aveva la prima manipolazione l'ha fatta a 3 anni. E l'incidente gli era successo 6 o 7 mesi prima di venire. Allora, su un bambino si fanno delle tecniche più dolci in generale. La cosa che deve balzare, che bisogna vedere in un bambino innanzitutto è l'armonia tra i vari settori del corpo, nel senso ci sono bambini che hanno, che ne so, lui sta benissimo, perché si muove, perché si arrampica, perché fa tutto quello che serve a un bambino per sviluppare. È un bambino attivo. È un bambino attivo. Quindi ha una cassa toracica sviluppata bene, ha una muscolatura. Che fai? Mi devi tirare il calcio sul fratello. Cosimo. C'ha una muscolatura tonica, c'ha un'ottima muscolatura. Si vede subito che è un bambino in armonia, quindi lui non ha problematiche grosse di tipo biomeccanico, se no ci sono bambini che per esempio si trovano, bambini della sua età, che hanno una cassa toracica molto meno sviluppata, va bene? Allora in quel caso lì si trovano proprio dei cambiamenti di forma tra il torace, tra cranio e torace e il resto. In quel caso lì è interessante perché molte volte i bambini hanno delle tensioni che si portano dietro dal parto, che sono a livello del cranio e le prime vertebre cervicali, e questo crea delle irritazioni del nervo vagali che praticamente creano una contrazione permanente dei polmoni durante lo sviluppo, quindi i polmoni non si aprono sufficientemente perché hanno problematiche meccaniche alla base del cranio, occipite, prima vertebra cervicale, questa zona qui, e quindi bisogna lavorare tutto il cranio dopo il parto, sbloccare bene questa zona e cominciano a respirare diversamente e cominciano a aumentare l'ampiezza dell'alveolo dilatazione, quindi la cassa toracica si espande. E questa è una cosa che io ci guardo sempre, però lui non ha problemi di questo tipo. Lui era parto naturale, tutti parti naturali. Sì, tutti. Infatti lui ha un cranio perfetto.
perfetto. E l'ha battuto non so quante volte. Lo so. Forse il lato sinistro è un pochino più teso. Più battuto. No, però... Luca, Hey guys. rilassati Luca. Look like. Look at. Bravo, good job, good job. Allora, qui lui un pochino, se si facesse manipolare, un pochino sarebbe giusto sbloccare. Vai, dai. Ma diglielo prima però, perché sennò dopo si He's incazza. gonna do a special massage, okay? Un po', un Makes you crack feel qui. so much better, okay? Luca, Ok. ok, un crack qui? Ok? Just on my fingers. No, he has to start here. Then he can do your fingers, but he has to start here, okay? Okay. Okay. Show him how good you are. Okay. You want me to hold your hand? Okay. Let's hold your hand. No, stai rilassato. Relax. Relax. Bravo. You want to give me this hand too? Relax. Relax. You're so brave. Yeah, so relaxed. Vedi? I want to get up. No, ok. Ok, voleva che tu gli facessi un massaggio alle dita. Look, give A him quale the hand. dita? A quale dita? Alla mano? Show him where do you want Bravo, to massage your vieni. finger? Oh, it's okay. Luca, you wanna go back after I do? He's gonna do me, so you see Daddy, and after you do it. You wanna try? Se un bambino c'ha il torcicollo che viene qui perché c'ha un problema di Sì. meccanica del collo, si fa manipolare perché Lo ha sempre capì bisogno. l'anno scorso. L'anno scorso ha bisogno. Ora questa era una dimostrazione, lui No. non ha problemi, quindi è chiaro che era un po' tensione. Allora, Che devo fare? ora se abbiamo una persona di una certa età come lui, Sì. che devi vedere? Un Cosa gli, un nonnetto, cosa gli faresti a lui? Cioè, faresti la stessa cosa di... No, allora il concetto del trattamento bisogna capire da dove partono le tensioni che poi generano il sintomo o il disturbo di cui si lamenta il paziente. Te di cosa sei disturbato? Ogni tanto c'ho dolore sulla spalla, qui e in mezzo. Quindi però su di lui io dovrei capire che cos'è che genera uno stato, se c'è tensione in quella zona, che genera uno stato di tensione che poi arriva su, io parlo a livello di osteopatia, Sì. quindi devo seguire la biomeccanica, capire dove il suo corpo può aver perso la mobilità Sì. e come estremo compenso c'ha una tensione sul braccio, sulla spalla del braccio che crea un'infiammazione. Quindi su di lui dovrà fare i test di mobilità su tutta la colonna, su tutta la cassa toracica, capire se c'è un punto che ha perso mobilità Sì. ed è più importante la tensione rispetto a quella che c'è nella spalla, e io dovrò andare a trattare quel punto lì, senza perdermi da andare a trattare la spalla. Quindi io praticamente parto, comincio a fare molto velocemente dei test di mobilità di tutte le articolazioni, poi se trovo un punto che ha perso mobilità, da lì comincio a chiedere o a ragionare. A chiedere se c'è una conferma di qualche trauma, però vabbè, li chiedo anche prima del trattamento di Certo. traumi, se ci sono stati. C'è qualcosa. Sì, questo è il tuo fegatino, Lo so. Questo è il tuo fegatino. Il fegatino. Tuo fegatino. Il fegatino. Il tuo fegatino. Lo so. Vedi Cosimo, è tutto basato su... Sulle mani. La sensazione che c'ha nelle mani. No, io chiaramente quando appoggio le mani conosco la meccanica di quella Certo. zona. Quindi ha so come senso. si deve quando sento so quello che sto toccando, so come si deve muovere e so se è bloccato o Sì. non è bloccato. Ti trovo bene, Grazie. No? Ti trovo in forma. Alla fine sto bene. Effettivamente sei migliorato. Vedi, lui non fa tutti i versi. Allora, per ora ho trovato un punto sulla sintesi pubica destra, vero? Sì, era quello tensione.
Comunque hai ragione nel fegato. Quando ti premo qui ti risponde su qua su? Sì, davanti. Davanti? Sì, sì. Allora. È tutto collegato perché te pigi lì e io lo sento davanti alla spalla e sul gomito. A quel punto ho fatto Sì, così. infatti qui c'era qualcosa. Fallo sempre. Ma se non vuoi sapere cosa ti stanno facendo. No, non voglio sapere, non voglio sapere. Anyway, she's gonna see in the video. Get a crack. Ora See, I feel a lot of pain in here. And in here. It's got some pressure points in here. Com'era in cinese? Pudong, no, pudong? Puton. Pudong? Pudong? Dolore? No dolore. Pain, no pain. Pudong? Ora noi vi fa un trattamento su questo punto qui, che è un punto di fegato. Dove? Io fa quello, tu fai questo, sì? Allora, se te vuoi fare questo, mi vuoi aiutare? Ti dico quale punto devi fare. Qui. Spingi? Spingi, qui. Ok. Questo punto qui. Vai, così. Si fa un lavoro doppio Ma se vuoi ti tengo la mano. sul meridiano del fegato. Hai bisogno della manina? Ah, tra bene. Pazzesco, mi risponde tutto qui sulla base del cranio. Sì, dopo ti sblocco il collo e dietro la scapola destra. Anche meno cosa, un pochino meno. No, ok, vai, però non trapanare. Oh, sorry, Babbo. Well, he said push hard, so I thought hard meant like hard, you know? Ganzo comunque. Lui pigia, te apri e salta. Sì, infatti a lavorare a coppia secondo me sarebbe Senti qua. veloce e potentissimo. Senti qua. Che flash. La vendetta. ammazzato. Sorry. No, allora il collo. Andavo. Sì, un pochino. Uno l'ha fatto. Lascia. Poi Massimo c'ha una cosa e lui ride nei momenti di dolore. No, però ero convinto fosse più bloccato di dietro. Allora il collo che gli tira poi anche giù. Il collo, infatti. Hear that crack? Ora riguardiamo se ha ancora dolore. Riproviamo, Ok. che dovrebbe essere un po' meno. Sbaglia un po' più su tu. Io? No, cosa? Allora aspetta, lascia. No, è strano perché c'è il segno. Cioè, c'è l'ematoma praticamente. Sembra sia più basso. Aspetta. Qui, è qui era. Eccolo lì, è sull'osso. Più sull'osso. Eccolo lì. Cosa vuoi? Un po' più su. Eccolo lì. Preciso così. Qui va meglio. Sì, è più leggero. Qui è meglio. Comunque vero, dietro non c'era tanto. No, era più qua su. ero convinto che ci fosse più blocco dietro. No, lo vedo. Allora, visto che ci siamo, Quindi- gli assistenti si fanno Vai. controllare tutti, quindi ora tocca a Emma. Qui. Qui. Visto che dobbiamo Vai, ancora tira andare a su. giro, Poi lo tagli, quando è su lo tagli. Qui. Cosimo è diventato un assistente attivo. Se vuoi te lo Anche dopo, lasciamo. sì, bravo, quello dopo, vai. Ci fa un po' di ematomi altri clienti. Vai. C'ha la mano del babbo. Quella che Quelle fai i pugni. Ma diciamo che anche lei, a te basta vederli insomma che sono in armonia, no? Cioè, Sì. vedi Now you solo- shall feel my pain. cioè, anche lei ha un gran fisico, Anche lei gli faresti un trattamento se avesse qualche cosa più da adulto che da bambino. Sì. Loro si vede che si muovono tanto. Sempre in movimento. Loro muovendosi sempre fanno circolare sangue e energia in maniera perfetta e quindi tutte le zone del corpo sono elastiche.
anche la forma del cranio è tutta rotonda. Non ci sono. Sì, poi le neonata una testa perfetta, cioè la testa più E piccola. anch'io. Ma tutti ce l'hanno rotonda, anche lui, sì, diciamo che come movimento cranio-sacrale è il migliore. Ed infatti lei è molto più sciolta. Lei fa la spaccata tranquilla, si mette in verticale da sola. Sì, è proprio libera. Lei è liberissima, cranio-sacrale perfetto. Quello va benissimo. Però te lo consiglieresti anche solo per dare un check-up a una famiglia che ha un bambino, ogni tanto di fare un trattamento osteopatico, anche se non hanno niente, proprio... Allora, diciamo che sicuramente gli farebbe bene. Dire consigliare non lo so, perché alla fine vedi, magari se lei fosse venuta qui, ha preso un appuntamento perché vuol fare un check-up, Sì. ma lei è completamente sciolta, lei è completamente libera. Lei è Un elastico. completamente libera, quindi anche se lei fosse venuta, Dura 5 minuti il suo trattamento. lei che gli faccio? Più che la mobilità a livello manuale, più che essere mobile, non gli posso fare niente. Lei è completamente sciolta, ma lo sento dal cranio, perché il cranio si sente subito. Quindi, Emma, non c'è niente. Ma ci dispiace, ma il tuo trattamento è già L'unica finito. cosa che posso fare è un pochino scioglierti qui, ma queste cose qui che ora ti libero non sono niente. Lasciati rilassata. Ecco fatto. Basta, belle finito. Ti posso provare un pochino a sbloccare qui. Mettiti su questo fianco destro. Qua. Così. Other way. Other way. On the right side. On the right side? Like that? Yes. Bravo. Yes. Ma questi qui non sono blocchi. Non sono blocchi. Significativi. Lasciati rilassare. Magari. Pancia sotto? No, non sono blocchi particolari. No. Queste le articolazioni, è chiaro che se le vuoi cercare proprio di scrocchiare, scrocchia tutto. Non è che bisogna cercare. No, infatti. Non è che bisogna Cioè, lei cercare. è rilassatissima. Sì, infatti. Vai. Però questi qui non sono problematiche biomeccaniche particolari, non danno deficit di forza, non danno disarmonie, non danno niente. Allora guys, ringraziamo Andrea come al solito, grazie per averci ospitato, grazie per averci insegnato oggi e grazie per la giornata. E grazie per averci controllato i figlioli, nel posto. Grazie per averci controllato. Così possiamo continuare a girare. Ci vediamo. Ciao Andrea. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.